questo già è un video importante. Perché è un video importante? Perché il fatto che un marchio come Ferrari sia presente all'interno di un prodotto indipendente già dovrebbe dare un segnale che stiamo cercando di fare qualcosa che va al di là dei normali canali di prodotti indipendenti. Ovviamente non ci possiamo arrivare con la pura forza dei soldi, e quindi ci dobbiamo arrivare in un altro modo, cercando di creare un nome all'interno della comunità italiana che si occupa di simulazioni, e piano piano siamo arrivati a farci sentire da Ferrari, ha capito il nostro progetto ed è diventata parte di questo progetto. Allora, oggi è una talk molto breve, io ho cercato di analizzare dei punti che possono essere interessanti per tutti quanti. Daremo uno sguardo veloce al mercato dei giochi di guida, cioè come si piazza il settore e dove si vuole piazzare. Daremo uno sguardo alla tecnologia laser scanning, una tecnologia che noi utilizziamo per realizzare i circuiti, un piccolo riguardo al team, come composto il nostro team di sviluppo, e poi l'evoluzione riguardo alla tecnologia che sta dietro al prodotto. Il mercato dei giochi di guida si può dividere bene o male in queste 5 categorie. Abbiamo gli arcade, che sono Project Gotham City, Burnout, eccetera. Sono tutti videogiochi che non hanno la guida al centro dell'esperienza. Quindi tendono a essere molto un po' cacciaroni, avere dei super incidenti, cose del genere. Quindi tutta l'attenzione degli sviluppatori va su quell'aspetto e non sull'aspetto effettivamente poi di come si comportano le macchine, come sono caratterizzate. Tutte le macchine tendono a essere bene o male uguali. Una volta che hai imparato a guidare una, hai imparato a guidare tutte le altre. Poi abbiamo i driving games come Test Drive, dove la caratterizzazione delle macchine comincia a diventare più importante e ogni macchina inizia a comportarsi in maniera diversa, ma ancora la base è un gioco, la cosa è ancora il divertimento, è l'unico obiettivo degli sviluppatori. Poi abbiamo quelli che nella nostra comunità, la comunità di Simracing, chiamiamo Simarcade. Simarcade sono dei prodotti che sono costruiti come dei giochi, nel senso che offrono un'esperienza che ha un inizio, probabilmente non ha una fine, perché Gran Turismo non finisce probabilmente, però porta il giocatore passo passo, prendendo, invece di avere dei livelli come in un videogioco normale, hai diversi campionati con diverse macchine. E la cosa interessante è che sono dei simulatori, nel senso che il core che hanno sotto è comunque un core importante, soprattutto considerando il fatto che girano su delle macchine molto meno potenti come CPU rispetto ai PC attuali. E poi hanno tutto un marketing basato sulla parola simulazione, cioè che Gran Turismo basa tantissimo la sua forza sul fatto di essere un simulatore. Ovviamente per chi è amante del sim racing non vengono considerati simulatori al 100%. Poi abbiamo il sim racing, io in maniera molto modesta ho messo il nostro prodotto nel cartone lì sopra, in realtà ce ne sono altri. La cosa interessante è che qui sono tutte aziende indipendenti. Ovviamente qua c'è anche ad esempio Codemaster. Qui sono tutte bene o male aziende indipendenti, quindi si tratta di una nicchia abbastanza ridotta, diciamo 50.000 unità più o meno. Sono i veri amanti del sim racing, molto molto ridotta. E sono dei rompipalle, perché sono delle persone che sanno veramente di macchine e macchine da corsa, sono dei piloti, sono gente che porta la propria macchina in una pista come quella di Valle del Sabato, quindi sanno effettivamente quello di cui stanno parlando. E quindi ogni volta che esce un prodotto del sim racing ci sono dei forum dedicati e su cui partono dei flame di centinaia di pagine parlando di cose assurde, tipo come si comporta la macchina in una particolare curva. Poi esiste il mercato professional. Il mercato professional sono i race team. I race team che utilizzano i simulatori per allenare i piloti. Se io devo andare a fare una gara a Portimao e il mio pilota non ha mai visto la pista di Portimao, il simulatore è un'ottima esperienza per fargli fare 150 giri a Portimao. Il pilota arriva a Portimao, bene, dal primo giro sai esattamente ogni curva, ogni cambio di marcia e come la macchina si comporta
a dei cambiamenti di setup sulla pista. Noi siamo parte di questo mercato, ci sono anche i ragazzi della Factor Pro, che sono dei nostri competitor, e altre volte viene affrontato con software custom. Aziende come Ferrari, come Dallara, creano un software in-house in modo da utilizzare i propri dati per simulare quelle vetture. Ora, qual è l'idea di assetto corsa? L'idea di assetto corsa, il piano di assetto corsa è prendersi tutto questo mercato. Quindi andare dal mercato professional fino a prenderci gli utenti di Gran Turismo. Diciamo che questa parte di mercato, tra virgolette, già ce l'abbiamo. Come andiamo a prenderci questa? Cioè andiamo a prendere cercando di offrire un gioco che sia senza compromessi dal punto di vista della simulazione, che resta il nostro punto di forza, ma che proponga al giocatore più occasionale un modo semplice di entrarci, attraverso anche modalità più divertenti, tipo la modalità drift che vedevamo prima con la M3, che dà i punti a seconda di quanto tempo si riesce a mantenere la macchina di traverso. Questo è il piano. Se questo piano dovesse uscire e qualcuno mi vuole invitare alla Game Jam del 2014, potremmo avere problemi di parcheggio perché devo arrivare con questo. Quindi, più realisticamente, quello che succederà è che probabilmente ci prendiamo una parte di questo mercato, ok? Non ce lo prenderemo tutto. Ma siccome qui stiamo parlando di 5-6 milioni di persone, va benissimo anche una piccola parte di quel mercato, va benissimo così. Allora, parliamo di laser scan. Che cos'è il laser scan? Allora, che problema c'è con i simulatori? C'è stato un grande studio per migliorare il modello matematico che simula la macchina, però c'è un grosso problema. Se io ho questo modello matematico perfetto, poi lo vado a far girare su una pista che non corrisponde alla pista reale, in realtà ho fatto una cosa assolutamente inutile. Il laser scan risponde a questa problematica. Che cos'è il laser scan? Di fatto il laser scan è un aggeggio che può essere messo su un treppiedi oppure nel nostro caso su un van che poi viene geolocalizzato con GPS e che spara una serie di raggi con questo laser e misura la distanza fra il punto in cui il laser è stato sparato e il primo oggetto che viene incontrato, e va quindi a generare una nuvola di punti. Da quella nuvola di punti poi noi andiamo a ricreare il tracciato. È un passaggio un po' veloce, quindi cerchiamo di rallentarlo. Allora, ipotizziamo che noi vogliamo fare questa è una foto di Imola, l'entrata di una curva che si chiama Tosa. Quindi vogliamo realizzare una cosa del genere. Andiamo lì, facciamo il laser scan e otteniamo questa cosa qui. Vabbè, la rifacciamo dopo. Otteniamo quella nuvola di punti che eccola qua, questa nuvola di punti. Il grafico è tale. Il grafico utilizza questa nuvola di punti per realizzare un wireframe. Praticamente che cosa succede? Il grafico ha visto che quella nuvola di punti ha colori. È interessante perché il laser scan, mentre scannerizzà, prende anche in temporale le foto. Poi ci sono dei software che riescono, partendo da quelle foto e dalle informazioni del GPS, ad avere per ogni punto il colore esatto. E quindi il grafico riesce a vedere, questo è un cordolo, questa è erba, questo è asfalto. E quindi crea una cosa del genere. Questa cosa poi viene seduta sulla pista. E quindi quello che otteniamo è una pista che ha esattamente lo stesso andamento della pista reale. E quindi riproduce ogni bump, ogni avvallamento della pista, che per i piloti e per gli ingegneri è essenziale sapere. Da qui poi arriviamo qui. Personalizzato, qui siamo in game. Quindi rispetto alla foto che noi avevamo visto prima, praticamente è assolutamente identico. Okay? Quindi, se vi è piaciuto, lo rifacciamo un'altra volta. Questa è la torre di Imola, questa è la foto. Questo è la scan. La cosa interessante è che più ci si allontana dal punto in cui parte il raggio, più i punti cominciano a diventare radi,
perché chiaramente la scan ha una massima distanza, quindi arriva fino a un certo punto. Quindi da qui wireframe e risultato finale in game. Praticamente riusciamo a ottenere esattamente, e non è solo la strada, ma vedete che questi punti di riferimento, questi, sono tutta una serie di informazioni che per il pilota reale sono essenziali, perché quando il pilota deve capire dove deve frenare, nella vita reale comincia a prendere una serie di punti di riferimento. Se questi punti di riferimento del simulatore sono in posizioni diverse, lui fa un lavoro al simulatore assolutamente inutile, poi la pista deve trovarsi nuovi punti di riferimento. Avere l'installato scan significa potergli dare più punti di riferimento possibili nella esatta posizione in cui si trovano nella pista reale. Allora, quindi per ricapitolare il laser scan, ovviamente costa perché significa mandare un'azienda che ha questa apparecchiatura in una pista, noleggiare la pista, fare la scansione, fare la pulizia dell'immagine e quindi ovviamente porta un costo, ma porta anche come si dice? Sales time, okay? Perché? Per un risparmio di tempi. Perché? Perché spariscono tutti i dubbi e tutte le discussioni, non esistono più le discussioni. Cioè io non vado più dal grafico e dico sai cos'è? Perché a me quella curva mi sembrava che andava un po' più in salita o un po' più discesa, ma io mi ricordo che lì c'era un buco. Nel momento in cui c'è il laser scan tutte le discussioni sono finite, non esistono più. Il laser scan dà una certezza assoluta del risultato, quasi sempre, perché a volte nel laser scan appare il mio socio Marco Mascaruto, lui dice che stava al telefono, come se stiamo mangiando un panino, però di fatto è passata il van della scan ed è stato immortalato lì, e quindi il grafico, quando ha dovuto fare questa pista, ha trovato questa sorpresa. Questo significa che il passaggio dal laser scan al prodotto finito in game non è mai un'operazione automatica, non esiste un tasto ok adesso dammi la pista, perché il grafico deve essere sempre in controllo della situazione e solo un umano può sapere dove servono tot poligoni e dove servono meno poligoni. Il team, noi siamo un team molto molto piccolo di persone, non si vedono i numeri, ve li dico io. Allora, un project manager che gestisce un po' tutto, quindi sa sempre in qualsiasi momento cosa ogni grafico sta producendo e cosa stanno facendo i programmatori, ha un overview del progetto e si occupa anche del licensing, quindi è una specie di Armando Maradona del licensing, perché se è riuscito a portare Ferrari, Pagani, Lotus e BMW in un progetto indipendente senza grossi finanziamenti, ha fatto un lavoro incredibile. I programmatori siamo 3, ci sono 2 sviluppatori, fra cui io sul motore proprio di gioco, quindi la simulazione vera e propria, e c'è un altro sviluppatore che si occupa di tutta la parte che noi chiamiamo il launcher, che sarebbe la parte iniziale dove si sceglie che macchina, che pista, che tipo di gara uno vuole fare. 5 artisti 3D, quindi grafici 3D per macchine e per piste. In realtà le piste sono tutte realizzate da una sola persona. Un physics integrator, che cos'è il physics integrator nei simulatori? Il physics integrator è una persona che è in grado di inserire i parametri per il modello matematico delle vetture. Quindi prende i parametri ad esempio da Lotus, che dà, che ne so, la geometria delle sospensioni, i dati sulle gomme, eccetera, eccetera, li mette all'interno degli algoritmi che vengono sviluppati da noi, e poi è anche in grado di guidare la macchina molto bene, ha anche esperienza in pista, ed è in grado di capire se quei dati che abbiamo inserito hanno effettivamente dato il risultato che ci aspettavamo. Poi abbiamo un audio engineer. Cosa manca? Manca 0 game designer. Non abbiamo game designer in una simulazione, non ne abbiamo bisogno, perché questo lo possiamo mettere poi. Gli uomini con le idee non ci servono. Noi se abbiamo bisogno di idee accendiamo Sky,
ci guardiamo la gara in Formula 1 e il giorno dopo abbiamo tutte le idee che ci vogliono. È un progetto che utilizza diversi linguaggi di programmazione. La parte di simulazione è C++11 con Visual Studio 2012, ovviamente è iniziata con Visual Studio 2010. Utilizzo poi Google Go per il server per il multiplayer. Per la parte invece di interfaccia utente e launcher abbiamo un core in C# e tutta l'interfaccia realizzata in HTML. Questo è molto importante perché Sottoposta punta moltissimo sul concetto di moldabilità, la possibilità degli utenti di aggiungere letture e piste. Avere l'interfaccia in HTML significa per i modder poter fare una total conversion, quindi rifare anche l'interfaccia utente. Se uno vuole fare un mod dedicato alle macchine degli anni 30, potrebbe ridisegnare l'intera interfaccia dall'inizio del gioco che il gioco viene lanciato fino alla fine con uno stile anni 30. Utilizziamo Python per dei plugin esterni, quindi diamo anche la possibilità di scrivere dei plugin per interfacciarsi col motore e prendere i dati in tempo reale. Ognuno verrà fuori con le idee più folli, credo. E le API principali che utilizziamo sono DirectX 11 per la grafica. DirectX 11 alla fine non siamo andati a utilizzare le feature più spinte di DirectX 11 tipo Pastellation, per quelle richiedono un cambiamento importante nella pipeline. Però l'importante è avere un gioco comunque delle API più moderna, attuale, quindi ci dà la possibilità di andare in quella direzione. Per l'audio usiamo Salve 2, per la fisica, base dei corpi rigidi e connessioni, usiamo OTE da un paio di mesi, perché fino a 2 mesi fa utilizzavamo Physics e per una serie di ragioni che non mi sto a spiegare siamo abbastanza solidi. L'evoluzione della tecnologia non siamo partiti così, siamo passati attraverso diversi esperimenti e tutto il progetto Assetto Corsa, tutta la tecnologia parte veramente da questo progetto. Questo è un progetto che abbiamo realizzato nel 2010 per ACI, progetto di scuola guida tradizionale. Se uno va nelle scuole guida ACI trova questo prodotto in cui si guida una noiosissima Yaris per questa specie di città di Milano. Questo è stato il progetto più brutto da testare in vita mia. Praticamente andare in giro per questa città a 30 km/h per vedere se effettivamente c'era un bug dall'altra parte della città. Tremendo. La cosa interessante è che questo era realizzato in C#, diciamo un 90% di C# e poi c'era una piccola parte in C++ che si interfacciava con DirectX 10. Poi è arrivato il momento di Unity. All'inizio del 2011 abbiamo scoperto Unity e questa è un'immagine di gioco presa dagli esperimenti che abbiamo fatto con Unity e onestamente a me sembrava di aver fatto 13 al loro faccio, perché io mi svegliavo la mattina e trovavo cose del genere senza fare nulla e quindi già mi immaginavo un'estate mentre loro lavoravano i grafici, io mi andavo al mare perché il motore grafico era fatto, il motore di gioco era fatto e quindi io stavo benissimo così. Purtroppo quello che è successo è che poi abbiamo iniziato ad avere dei problemi con Unity. Due in particolare ci hanno portato poi a decidere definitivamente di lasciar perdere. Uno erano i tempi di caricamento. Per una pista come le nostre parlavamo di tempi di caricamento di 30 o 40 secondi, assolutamente inaccettabili. Era molto difficile lavorare pensando al modding, cioè mantenendo contenuti esterni in Unity. Questa è un'altra cosa che ci dava fastidio. Il motion blur disponibile all'epoca era una cosa di tremendo, adesso non so se è migliorato, ma all'epoca era più come una pasticca che come un motion blur. E poi diciamo la mazzata finale ci è arrivato da quando abbiamo scoperto che non potevamo decidere la distanza di ogni singola cascata di ombra. Nel nostro caso era essenziale perché abbiamo il cockpit che deve avere un'ombra estremamente definita. In Unity non si poteva fare, le ombre del cockpit era una cosa orrenda e quindi lo abbiamo lasciato perdere. Per fortuna, mentre si lavorava in Unity, io giochicchiavo con dei motori alternativi, uno con C++ e GL e un altro con C#, ma questa volta in DirectX 11.
insomma, parlando, cercando di capire qual era poi la strategia migliore per assetto corsa, siamo finiti alla fine. Allora, questo motore è il motore che utilizziamo attualmente, che è un motore completamente fatto in house, C++ DirectX 11 e niente vacanze. E niente. Quindi tutto brevemente. Chi vuole sapere di più di assetto corsa? Questo è il sito. Febbraio 2013, quindi a giorni, avremo una prima versione pubblica scaricabile, potrà essere utilizzata solamente dagli utenti che hanno una licenza dei nostri prodotti precedenti, in particolare Netcar Pro. Speriamo di rilasciare la prima versione del gioco entro la primavera di quest'anno, ed è un prodotto che ci porteremo avanti per almeno 5 anni, quindi sarà la base di tutto quello che facciamo nei prossimi 5 anni. Quindi, come è stato per i nostri vecchi prodotti, ci saranno free update, cioè il prodotto continuerà a migliorare per delle feature che al momento non sono disponibili, tipo, che ne so, pioggia, corse notturne e altre letture e altre riviste.